a fare con la tecnica del quilling le forme base. Inizieremo quindi a vedere il rotolino stretto e il rotolino largo. Come vedete, il rotolino largo è possibile farlo in diverse misure. Dal rotolino largo sarà poi possibile creare altre forme molto semplici: la lacrima, l'ala, la luna, l'occhio, quello che viene chiamato lumacone o OS, la caramella, il tulipano, il quadrato e il triangolo. Adesso andiamo a vedere quello che serve è la colla. La colla deve avere un beccuccio come questo, vedete, come appuntito, oppure come questo, ok, che vi permette di spargere pochissima colla. La bacchetta, vedete che ha una scanalatura in mezzo alla quale bisogna far passare la strisciolina, e poi una pinzetta come questa. Per il nostro tutorial di oggi utilizzeremo delle strisce, in questo caso sono di 40 cm di lunghezza per 5 mm di larghezza. Le striscioline si trovano già fatte, comunque ci sono di diverse dimensioni. Vi faccio vedere per esempio la differenza fra queste e queste, che sono più corte e più strette. Misurano circa 3 mm. Un altro accessorio utile è questo, con il quale vi potete aiutare per creare le diverse forme. Prima di iniziare fate attenzione perché le striscioline vanno girate nel verso giusto. Questa è la parte frontale e questa è la parte inferiore. Vedete questa specie di bordino, che è quello che vi aiuta a capire che questa è la parte che deve rimanere sotto, quindi girate la strisciolina e la infilate in questo modo, vedete che passa in mezzo, e iniziate ad arrotolare. Vi consiglio di non arrotolare le striscioline molto strette, in modo che sia più facile una volta che le rilasciate per fare i rotolini larghi si allarghino. Questo è il nostro rotolino stretto. Estraete la bacchetta, appiattitelo in questo modo e utilizzate un pochino di colla per fissarlo. Ecco qua. Per fare il rotolino largo fate sempre attenzione a infilare la strisciolina nel lato giusto e ricominciate. Vi farò vedere due misure, quindi il rotolino di questa misura, che basta estrarre e fissare con una puntina di colla. Tenete premuto per qualche secondo e poi lasciate. Questo è il primo. E adesso vi faccio vedere un rotolino largo di un'altra misura. Questa volta però lo rilasciamo in un cerchio di diametro 2 cm. Ecco, fate attenzione quando schiacciate con la pinzetta per far incollare, per far aderire, perché se fate così o se schiacciate troppo forte o nel modo sbagliato rischiate di deformare e poi il rotolino non è più tanto rotondo. Potete decidere anche di fare dei rotolini con il centro decentrato. Fermate il rotolino in questo modo e applicate un pochino di colla. Quando avrete preso dimestichezza con questa tecnica vedrete come sarà possibile sbizzarrirsi e fare forme diverse, come per esempio il cuore, oppure un rotolino stretto in più colori, oppure altre forme, come per esempio questa, che potrebbe ricordare
una palla di Natale che potreste utilizzare poi per decorare dei tini natalizi.